L'Inter ci prova per Curtis Jones, si scalda l'asse Italia-Inghilterra con un intreccio che prende forma proprio in queste ultimissime ore, ultimissimi giorni anzi, di mercato. Da un lato c'è il Nottingham Forest che vuole Davide Frattesi, ha già presentato un'offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto che soddisfa la dirigenza nerazzurra, ma serve l'ok del giocatore e soprattutto l'Inter è pronta e vuole dare il via libera soltanto ad una condizione, ossia avere già in mano il sostituto. Sostituto eventuale che è stato individuato in Curtis Jones, quindi l'uscita di Frattesi, come sappiamo, andrebbe a lasciare un buco importante a centrocampo, nonostante insomma la non titolarità del giocatore, però lascerebbe sicuramente un buco a centrocampo che l'Inter vuole andare a colmare immediatamente. L'idea è quella di portare a Milano Jones con la formula del prestito, quindi stiamo parlando anche qui di un intreccio praticamente tra prestiti, sempre con diritto di riscatto per un'operazione complessiva che si andrebbe ad aggirare intorno ai 40 milioni di euro. Nel frattempo il Liverpool sembra aver messo gli occhi su Denzel Dumfries, o meglio ha chiesto informazioni sull'infortunato Denzel Dumfries. Quindi un gioco ad incastro praticamente che così si accende in questi ultimissimi giorni di mercato e in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, vi portiamo una panoramica delle trattative in corso, ma soprattutto andiamo a conoscere nel dettaglio Curtis Jones per capire se e perché l'Inter lo può considerare, lo considera un profilo adatto. Due premesse. La prima, io vi invito come sempre a continuare a supportare il progetto Passione Inter con un mi piace a questo contenuto, l'iscrizione al canale, vi aspettiamo nel club di Passione Inter. L'altra premessa doverosa è che nel momento in cui sto registrando queste sono le informazioni che abbiamo in mano, ma sappiamo ovviamente che il mercato si muove e quindi per eventuali poi aggiornamenti ci risentiremo ovviamente nella diretta delle 19:30, però tutto quello che abbiamo in questo momento è quello che vi stiamo riportando. Poi l'ho detto, il mercato ovviamente è in movimento e potrebbe succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro. La cosa certa che però sappiamo è che in questo momento appunto l'Inter ha messo gli occhi su questo giocatore che vi vado a presentare con la solita scheda. Jones ha tra l'altro compiuto 25 anni proprio ieri, perché è nato il 30 gennaio del 2001, è inglese e tra l'altro è inglese che ha fatto la sua un inglese che ha fatto la sua carriera praticamente proprio e solo in Inghilterra, perché è un prodotto puro dell'Accademia del Liverpool, è entrato a 9 anni, ha percorso tutta la trafila delle giovanili dei Reds e poi ha firmato il proprio contratto, il proprio primo contratto da professionista nel 2018. Si è un po' alternato tra under 23 e prima squadra, dopodiché insomma è diventato un giocatore fisso del Liverpool, della prima squadra del Liverpool e attualmente è un calciatore che Slot sta utilizzando con una certa continuità. Altri dettagli: è alto 1,85 m, insomma un bel fisico importante, una buona altezza, ecco, per un centrocampista. Dicevo, Slot l'ha utilizzato e lo sta utilizzando con continuità, 29 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, 17 da titolare. Tra l'altro, per chi se lo ricorda, ha giocato tutti i 90 minuti nella sfida contro l'Inter in Champions League e tra l'altro cercheremo di capire se questa sera prenderà parte alla sfida contro il Newcastle, anche per capire se eventualmente, insomma, stando al centro delle questioni di mercato, potrebbe arrivarci qualche indizio anche da un'eventuale titolarità o meno. La cosa interessante è che è un giocatore molto versatile, sotto la guida di Slot ha ricoperto e ricopre più ruoli, è un centrocampista centrale come ruolo naturale, ma può fungere, scusate, anche come mezzala, può giocare trequartista, può giocare come ala anche a sinistra e anche terzino destro in emergenza. Quindi, come dicevo, è un giocatore molto, molto versatile e tra i più affidabili a questo punto di questo Liverpool di Slot. Vediamo un po' quelle che sono anche le caratteristiche del giocatore, perché scusatemi, Jones è un giocatore che soprattutto per quello che è il gioco di Slot si è adattato molto a una tipologia di calcio molto più
posizionale basato sul controllo della palla. È diventato infatti uno dei giocatori più affidabili per retention e per passaggi precisi e lo vediamo, nella slide. Non è un finalizzatore estremo, in questa stagione non è ancora andato a segno e ha dispensato, un solo assist, però c'è qualcosa che voglio riportarvi che secondo me è molto, molto interessante perché comunque ha una buona presenza offensiva. La cosa più importante che ci descrive il giocatore è che gioca tantissimi palloni, è un giocatore che vuole il pallone tra i piedi, è efficace nella conduzione anche in situazioni più, difficili, anche negli spazi stretti, riesce a reggere bene quello che è il pressing avversario e riesce ad eludere, la pressione e lo vediamo comunque anche da una buona, percentuale sui dribbling, quindi palla al piede è un ottimo giocatore. È uno che riesce a stare molto bene al passo con i ritmi della Premier League, che sappiamo non essere, semplicissimi ed è anche per questo che Slot si affida molto a lui ed è anche per questo che sicuramente l'Inter lo ritiene, ecco, interessante, quindi versatile, un buon centrocampista, che può essere molto utile alla causa nerazzurra. La cosa, secondo me importante da sottolineare è che Jones tra l'altro ha la stessa agenzia di Akanji, quindi questo può aiutare a livello anche di rapporti e da quello che ci risulta e che è stato confermato in realtà un po' da tutti in questa mattinata, il giocatore avrebbe detto di sì all'Inter, cioè sarebbe, diciamo propenso ad un trasferimento. Con l'Inter che, propone un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e ingaggio pagato. Però come dicevo è, un'operazione che è direttamente legata all'eventuale uscita di Davide Frattesi, anzi l'Inter andrebbe su Jones soltanto in caso, di uscita di, Davide Frattesi, che deve decidere se andare o meno al Nottingham Forest. Si è convinto insomma da questa, destinazione. Frattesi che era al centro dei discorsi di mercato ad inizio gennaio, poi per un momento insomma, la questione si è spostata, il focus si è spostato tutto sull'esterno destro, proprio in questi ultimi giorni agli sgoccioli del mercato ritorna il nome di Frattesi che potrebbe appunto raggiungere, l'Inghilterra. Dipende tutto dalla sua volontà, questo è quello che, ci risulta. Come vi dicevo in apertura, nel frattempo il Liverpool ha chiesto informazioni su Denzel Dumfries che dovrebbe, rientrare insomma leggermente in anticipo, però insomma in questo momento è soltanto un sondaggio del terreno, non c'è nessuna offerta, da parte del Liverpool, hanno soltanto, chiesto informazioni. La cosa che c'è da dire è che l'Inter comunque non è aperta ad eventuali prestiti, visto che abbiamo detto che si parla tanto di intrecci tra prestiti, ecco, Dumfries non andrebbe al centro di, un'operazione in prestito, ecco, questo sì. Sullo sfondo c'è una questione poi di AB ancora aperta, perché a proposito di via libera il giocatore ha dato l'ok all'Inter, c'è un accordo in realtà con il giocatore tra club e giocatore, però, bisogna convincere fondamentalmente l'Al Ittihad con, gli agenti del giocatore che stanno spingendo in questo senso per il trasferimento, ma bisogna appunto convincere l'Al Ittihad a privarsi di questo giocatore. Anche qui stiamo parlando eventualmente di un prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 35 milioni e siamo in attesa appunto, dell'ok da parte dell'Al Ittihad. Sono ore di dialogo, ore in cui appunto si sta cercando di trattare con, le agenti che comunque stanno provando a spingere, ecco, per, farlo arrivare in nerazzurro, eventualmente per andare a ricoprire il ruolo di esterno destro, esterno offensivo, soprattutto a destra, quella tipologia di giocatore che, sta cercando l'Inter, con l'ipotesi Perisic che sta pian piano, fondamentalmente sfumando, nel senso che il PSV, come avevamo anticipato anche noi, si è messo un po' di schiena, ecco, vorrebbe evitare di lasciar partire un giocatore che comunque, a prescindere dall'uscita, dalla Champions League del club olandese, resta comunque un giocatore, fondamentale per Bosz e per il club. Quindi bisogna capire se ci sarà un'eventuale apertura da parte del PSV. La cosa, diciamo, importante, come abbiamo detto più volte, è che l'Inter si tenga, ecco, le spalle
coperte. In questo momento l'alternativa, che non doveva essere un'alternativa in realtà, però un altro nome per la corsia di destra, appunto questo di DAB, e siamo in attesa di eventuali sviluppi. Quindi vi faremo sapere, vi aggiorneremo ovviamente nella live scusatemi, nella live, delle 19:30, quindi ci risentiremo, più tardi. Nel frattempo vi avevamo anche, fatto un contenuto, il nostro Lorenzo aveva, fatto un contenuto di approfondimento proprio su DAB, che quindi, vi lascio in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece, ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.